Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la prima metà di aprile 2024. Due carte. Abbiamo la forza e la luna, amici dei pesci. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta, perché sembra quasi che si voglia perseguire un certo tipo di sogno. Ragazzi, vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche altri link a video che potrebbero interessarvi, come le previsioni del 2024 e i corsi gratuiti che sono online. Li trovate comunque nelle playlist. Per quello che riguarda questa lettura, è una lettura sugli affetti in generale, quindi può riguardare la famiglia piuttosto che le relazioni di coppia, piuttosto che di amicizia. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e poi andrò a fare come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Nello specifico, le letture per le coppie e per i single usciranno la prossima settimana, quindi ehm, potete poi ascoltarle e integrarle appunto con questa lettura. Allora ragazzi, partiamo con un re di coppe, un fante di coppe, il mondo, il mago, che è interessante. Il mondo è una carta di chiusura e il mago è una carta di inizio. Gli amanti, ma wow! Il carro e un 5 di coppe. Ragazzi, devo dire che sono proprio carte belline, belline, belline. Partiamo da questo re di coppe che potrebbe tranquillamente rappresentare o voi o la vostra persona di interesse. Per qualcuno, un gruppo più piccolo, potrebbe essere una questione legata tra genitori e figli, diciamo, no? Devo dire che per qualcuno c'è come un, diciamo, in questo caso vedendo la luna sì che mi viene da dire che è un sogno, ma c'è come una chiusura di un ciclo e un reinizio, secondo me, che si vorrebbe in questo aprile, o perlomeno nella prima metà di aprile. C'è come questa: voglio chiudere questa situazione, arrivare a un completamento, arrivare a una conclusione e insomma, chiuso un capitolo se ne apre un altro, oppure no. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo re di coppe. Ecco, un altro re di coppe mi sembra giusto. E una regina di denari. Sì, ragazzi, potrebbe proprio essere una persona. Allora, per darvi qualche indicazione, potrebbe essere una persona più grande di voi, o se voi vi rappresentate, vi sentite come una persona matura in questa situazione, in questa relazione, il fante potrebbe rappresentare la controparte. Andiamo a vederlo. Potrebbe anche essere una comunicazione o una qualche tipo di offerta. Quante figure che ci sono, ragazzi, in questa lettura. Regina di bastoni e 6 di bastoni. Allora, io ho come l'impressione che questo fante di coppe potrebbe o rappresentare una persona che arrivi
diciamo nella prima settimana di aprile, a dirigere un po' la situazione, eh, oppure potrebbe essere semplicemente una proposta di qualcuno, e per molte persone siete voi, a dirigere un certo tipo di situazione, di questione, di gruppo, magari un gruppo familiare. Non lo sento tanto, però per qualcuno potrebbe anche risuonare. Andiamo a vedere il mondo. Appeso. E 9 di pentacoli. Allora, c'è questo mondo perché il desiderio, in questo caso il sogno potrebbe essere quello per cui si sta lottando, quello per cui si sta lavorando per raggiungere questo sogno, fa riferimento a un vostro senso di pienezza e di completezza ehm, a livello economico, e potrebbe essere un senso di indipendenza all'interno di una coppia o all'interno di una famiglia, però come anche la sensazione che ci sia bisogno di ricominciare un pochettino con degli equilibri, o si vuole cambiare un po' il proprio mondo, il proprio modo di vedere le cose, il proprio modo di creare denaro, di gestire e investire anche il proprio, come se si volesse diventare più indipendenti, ragazzi. C'è questa necessità nel mese di, mi viene anche da dire più liberi per qualcuno, c'è come questa necessità di libertà, di conclusione, di, mi viene da dire appunto togliersi dalle spalle qualcosa. Anche se in realtà non sono carte negative, è tutt'altro, sono carte molto positive, però ho come l'impressione che qualcuno senta un po' troppo il peso di certe questioni. Andiamo con il mago. Cinque di pentacoli. Sei di spade e carro. Io ho come la sensazione, ragazzi, tra il 6 di spade, il carro e il mondo, che potrebbe esserci qualche tipo di viaggio in questione. Ed è come se ci fosse un investimento che, avendo il 5 di pentacoli al contrario, si può anche un po' vedere come una perdita finanziaria, però è come se ci fosse un investimento da fare per creare questo tipo di azione che vi lascia un pochettino in dubbio. Forse è per quello che avreste bisogno di essere più indipendenti a livello economico, per riuscire a prendere questa decisione, questa iniziativa, per riuscire a fare questa azione in modo un po' più determinato, anche un po' più sereno, mi verrebbe da dire. Però guardate, abbiamo poi gli amanti, e poi il carro arriva, quindi devo dire che secondo me deciderete comunque di fare questo movimento, questo spostamento. Wow, amanti spiegati dalla ruota della fortuna, ragazzi, nella seconda settimana di E Imperatore, ma che cosa volete di più? Cioè, allora, qui si può parlare o di una scelta di amor proprio, quella scelta che qua si faceva un po' fatica a fare, magari il prendersi un certo tipo di responsabilità, qua finalmente si arriva, ci si muove, le cose cambiano, potrebbe arrivare qualche tipo di dono, qualche tipo di aiuto inaspettato anche da un padre, devo dire. Ehm, Se non è un padre, una figura di riferimento. Ehm, Ovviamente, se per voi risuona come una relazione di coppia perché siete già in coppia, devo dire che c'è come una sorta di armonia rinnovata, c'è un cambio degli equilibri anche all'interno della coppia, all'interno di questa situazione, il fatto di magari aver bisogno di più indipendenza, e che qui sento come se la proposta di gestire qualcosa sia stata fatta con buon cuore, ma adesso sia un po' faticoso portar, cioè, come vi spiego, c'è qui la forza di volontà, quindi ho come questa sensazione di dover un po' faticare.
e anche l'appeso mi parla un po' di sacrificio. Però guardate, andiamo a vedere il carro perché qua le cose promettono comunque bene. Allora abbiamo un 2 di spade e la carta della stella, quindi è un po' come se vi dicessero di puntare comunque il vostro obiettivo. Quando c'è il carro c'è una presa di direzione, un dare, c'è la scelta e poi il dare una direzione alla scelta. Vi dico, appoggio ne avete ragazzi, avete anche la ruota della fortuna, potrebbe veramente arrivare qualche aiuto inaspettato, qualche dono, qualche regalo, qualche idea, qualche occasione, qualche possibilità inaspettata. E devo dire che comunque ci sarà questo movimento, che con il carro sarà o questa decisione o il viaggio di cui parlavamo prima, potrebbe essere anche un cambio di direzione e che non riesco a capire bene qual è la situazione di base da cui si parte, perché qua ho tante figure e poi ho il mondo. Cioè, vedendole così mi viene quasi da dire che si vogliono lasciare indietro tutte queste figure, perché qua c'è il mondo e il mago, quindi un 21, la chiusura del ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Temperanza e fante di coppe. Ragazzi, non è tutto perso. Cioè, se nel prendere questa decisione voi pensate a quello che lascerete indietro, a quello che potete perdere, tenete presente che non è tutto lì, c'è anche quello che potete guadagnare prendendo questa decisione. Ok? Voglio un'altra carta per la temperanza. La torre. Allora, mi è arrivata la parola aspettative. Probabilmente la torre è collegata alle aspettative che hanno creato o che creeranno la delusione del 5 di coppe. Però le aspettative sono legate all'ego. Se noi ci stacchiamo dalle aspettative, automaticamente ci stacchiamo da questa torre. Non aspettiamoci certi risultati, prendiamo la vita come viene. Cioè, va bene puntare in alto, va bene avere degli obiettivi, e qui avete la carta della stella, però se poi anche i nostri obiettivi non vengono raggiunti al 100%, ma magari solo all'80%, cioè, probabilmente doveva andare così. Ecco, il senso è un po' quello. Va bene, andiamo a vedere l'I Ching dell'amore, che cosa hanno da dirvi, e poi andrò a leggere la spiegazione sul libro. Carta numero 5, l'attesa, e poi è scivolata anche questa e abbiamo carta numero 8 che parla di solidarietà dei complementari. Questa la sento tanto collegata con la carta degli amanti, con il discorso che vi facevo prima legato al partner. Adesso andiamo a vedere sul libro. Ragazzi, siccome ho comprato il libro in un momento diverso dal quale ho comprato il mazzo, le traduzioni potrebbero essere diverse, quindi io vi leggo adesso quella del libro. Allora, questa qua, carta numero 5, il libro la dice il tempo di attesa, la traduce così. E il significato è attendi. Se nel tuo animo sei certo di riuscire, se sai vedere le cose come sono, con veracità, con assoluta sincerità, non ti mancherà il successo. Il destino, il futuro sta maturando. È inutile e dannoso affannarsi, agitarsi per modificarlo. No, scusate, è inutile e dannoso affannarsi e agitarsi per modificarlo a proprio favore. Volerlo intendere a tutti i costi propizio. Come può un uomo cambiare il destino? Invece, occupi fruttuosamente il suo tempo, irrobustendo il corpo e lo spirito, preparandosi alle lotte future. Affrontare le difficoltà con realismo, senza illusioni, dà naturalmente anche la forza di perseverare inflessibilmente, e questo è un altro requisito per riuscire. Guardare in faccia la realtà senza timore
e affrontarla con decisione ti permetteranno di superare ogni rischio. Wow, molto bella. Andiamo a vedere la carta numero 8, che qui nel libro traduce con il solidale. E il significato è: trovare persone con cui condividere fatti, pensieri e interessi è una grande fortuna per l'uomo. Ci si completa a vicenda. Non rifiutatevi alla solidarietà. Prima, però, guardate in voi stessi, fate un esame di coscienza. La solidarietà non è facile. Ci vuole un animo generoso e disinteressato, un carattere costante. È per questo che molti esitano prima di entrare in confidenza, di aggregarsi con altri. Forse non sono sicuri di se stessi. Arrivano, tuttavia, lenti, ma arrivano. Sono quelli che si decidono troppo tardi, trovano la porta chiusa. Il circolo è stato completato, la comunità è perfetta, non c'è più posto per loro. Pensate all'acqua che cade sulla terra. Penetra in ogni fessura, in ogni poro, si mescola, si amalgama completamente. Questa è la perfetta solidarietà, la legge comune. Così gli uomini debbono stabilire tra loro una comunanza di interessi, per cui ognuno trovi il suo vero interesse nella solidarietà con gli altri. Wow, sono dei messaggi molto profondi e molto belli, devo dire. Ultimo oracolo, ragazzi, un bel mantra per lavorare, stimolare, migliorare l'amor proprio. Allora, carta numero 18, intuizione. Allora, se ci fate caso ha un terzo occhio aperto sulla fronte e la frase dice una cosa del tipo: sono sintonizzato con, come posso tradurlo? Interno, interiore, sì. Sono sintonizzato con il sapere interiore della mia anima. Wow, ragazzi, carte molto belle. Si tratta di focalizzarvi sulla vostra intuizione, sul lato femminile. Qui può esservi utile fare meditazioni in orari serali. Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un bel like, con un commento. Se volete sostenere il canale, potete comunque iscrivervi o condividere il video e nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me, potete abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!